Ciao a tutti, siamo Elisabetta e Sebastiano. Dal 2016 condividiamo la nostra vita viaggiando per il mondo. Nell'ultimo anno abbiamo camperizzato un ex camion 4x4 dei pompieri ed attualmente ci troviamo in Marocco per effettuare qualche lavoro sul mezzo e collaudarlo sulle piste. Più precisamente ci troviamo ad Dakhla, ormai da qualche settimana. Infatti sfrutteremo il visto dei 3 mesi in Marocco principalmente per surfare, effettuare i lavori ed andare alla scoperta di questo magnifico paese. Stiamo nuovamente spostando perché le condizioni non erano ottimali per il surf, quindi stiamo andando a vedere in un altro posto, vediamo un po' lì com'è la situazione. La giornata è grigia ed umida, si respira salsedine nell'aria, ma non ci importa perché stiamo per arrivare in una località ancora poco conosciuta per il surf, ma con un potenziale incredibile. Però, ahimè, dopo essere arrivati sul posto, ci siamo resi conto che l'Onda è praticamente privatizzata da un hotel che ha costruito lungo la costa le sue piccole casette, rendendo quasi impossibile l'accesso gratuito allo spot. Sì, perché è possibile parcheggiarsi durante il giorno nell'hotel alla modica cifra di 10 euro. Oppure l'alternativa gratuita sarebbe parcheggiarsi nel villaggio dei pescatori e percorrere diversi chilometri in mezzo all'immondizia proprio per raggiungere l'Onda. Ci ha disgustato talmente tanto che abbiamo deciso di andar via. Questa è l'altra faccia del surf, privatizzare le coste per trarne profitto dal turismo che da esso ne deriva. E ad ogni modo è arrivato il momento di proseguire nella scoperta di questo magnifico paese. Siamo fermati per pranzo e ne abbiamo approfittato perché c'è un rubinetto d'acqua che non funziona, quindi il ragazzo vuole darci a tutti i costi l'acqua tramite un altro tubo e quindi io sono dietro perché dobbiamo caricare direttamente dalla finestra alla cisterna perché non fa mettere il prefiltro. Attenzione che no, è il tombolo? Sì. Arriva? No, aspetta. Ah, è caduta tutta la terra dentro la cisterna. Dopo aver caricato all'acqua, il guardiano ci ha offerto un tè. Abbiamo passato un po' di tempo a parlare con lui, dopodiché ci siamo rimessi in strada per raggiungere una bellissima spiaggia a qualche chilometro più a sud. È strano in questo posto perché ci sono diversi cartelli con scritto campeggio vietato, però appena siamo arrivati si è avvicinato il militare per dirci se volete potete rimanere a dormire qua, non c'è problema. Tipo guida turistica, certo, potete parcheggiarvi lì. Ovviamente ci hanno fatto la foto ai passaporti, alla targa perché devono tracciare i tuoi movimenti. Passeremo penso una notte qui perché il posto è davvero bellissimo. Attenzione, i cani randaggi sono pericolosi. È consuetudine condividere il nostro cibo con i pelosetti. Alcuni sono fortunati a vivere in luoghi molto frequentati dai camper, mentre altri si trovano in spiagge meno affollate e quindi sono più affamati. La loro dolcezza è infinita e dopo averli sfamati ci ricarichiamo di amore incondizionato che solo loro sono in grado di donarci. Stiamo andando alla ricerca di spot poco conosciuti. Quindi questa notte dormiremo qui e poi domani faremo una brevissima tappa al Carterno del Tropico del Cancro, che è qui a pochi chilometri. All'uscita della strada sterrata sono proprio 3 chilometri, quindi
Siamo appena arrivati. È pieno di adesivi italiani. Facciamo una tappa e poi ci rimettiamo in strada verso nord alla ricerca di onde, magari in zona di Tarfaya o la Yun. Il nostro itinerario prevede una tappa in una località molto conosciuta da queste parti. Stiamo parlando della Dune Blanche, tradotto in italiano la Duna Bianca, ma ve ne parleremo meglio più avanti. Abbiamo pranzato qui, proprio fronte alla Duna Bianca di Dakhla. E ora ci spostiamo, facciamo tutta la pista. Prenderemo la pista che costeggia tutta la laguna, passeremo là dietro e poi arriveremo fino su quella punta lì. È veramente bella, paesaggi bellissimi. Arrivati in prossimità della Duna Bianca, il parcheggio è sovraffollato e prestando più attenzione ci rendiamo conto che stanno girando delle scene di un film. Probabilmente le stesse persone che abbiamo incrociato qualche giorno prima nel parcheggio della chiesa di Dakhla. Al tramonto il vento cala, le persone vanno via e noi ci ritroviamo soli in mezzo al deserto con un tramonto da togliere il fiato. Ma abbiamo fame e quindi perché no? Mettiamoci ad impastare per realizzare gli gnocchi sardi. Basta un po' di semola, acqua e sale. Non siamo espertissimi, penso che si veda dalle immagini, però l'importante è che siano buoni. Quindi anche lì è da vedere. Sughetto con le olive. E buongiorno, stiamo partendo per andare alla Dune Blanche che è qua di fronte. Andiamo lì. La Duna Bianca di Dakhla è una formazione di duna che si estende lungo la costa atlantica del Marocco, vicino alla città di Dakhla. Questa duna, conosciuta anche come Dune Blanche, è una delle attrazioni naturali più spettacolari della regione. La sabbia bianca è caratteristica e crea un contrasto mozzafiato con il cielo blu e l'oceano. Inoltre offre un panorama stupefacente che attira visitatori da tutto il mondo, sia per la sua bellezza naturale che per le opportunità di attività all'aperto. È particolarmente popolare tra gli amanti del kitesurf e del windsurf, grazie alle sue condizioni di vento ideali e alle vaste distese di sabbia per praticare questi sport acquatici. Rappresenta quindi un luogo iconico che cattura l'immaginazione dei viaggiatori, offrendo un'esperienza indimenticabile di bellezza naturale e un'avventura nel cuore del deserto marocchino. Siamo rimessi in strada, adesso prendiamo la strada nuovamente verso nord. Ci siamo fermati un attimo in quest'area per travasare il gasolio, perché qua non ci sono stazioni di servizio e quindi travasiamo dall'altro serbatoio. Pranzo a bordo strada a Busdur. Mettono qua lo zucchero che è molto, mi sembra. È successo, abbiamo ordinato quella carne, Senza sapere che carne era. non gliel'abbiamo chiesto, vabbè comunque cioè, non è che cambi molto, No, comunque è sì. carne di dromedario. Ed era molto buona, molto buona. A me non è piaciuta tantissimo, era un po' stopposa, non lo so, però sì, fa un po' strano l'idea di aver mangiato carne di dromedario, ma normale, cioè qua E c'è qua quello è di certo. animale. Quindi. Dopo aver pranzato ci siamo rimessi in strada verso il parcheggio che ci ospiterà per la notte.
e a nostra grande sorpresa si sono uniti a noi una coppia di viaggiatori che avevamo conosciuto qualche giorno prima e poco dopo ci siamo ritrovati in un parcheggio di camion 4x4. Persone favolose, che non è da dare per scontato, tutti molto gentili e disponibili a scambiare idee, opinioni e tantissimi consigli. Il giorno successivo ci siamo rimessi in strada e abbiamo fatto una tappa nei pressi di Tarfaya. Agli inizi del 2008 venne istituito un collegamento marittimo fra Tarfaya e Puerto del Rosario. Il traghetto As-Salam, gestito dalla compagnia naviera Armas, effettuava il collegamento con cadenza trisettimanale. Era il primo servizio che collegava le isole Canarie alla costa africana. Il collegamento venne poi interrotto a seguito di un incidente accaduto il 30 aprile del 2008, durante una manovra nel porto. Il traghetto colpì un banco di sabbia e poi si arenò in acque poco profonde vicino a Tarfaya. La nave era a circa 8 km dalla costa, quando alte ondate si riversarono sul suo ponte e spinsero il natante verso riva. I passeggeri e l'equipaggio furono evacuati con successo dai pescatori di Tarfaya, dato che il traghetto aveva solo 2 scialuppe obsolete per 113 passeggeri. Circa 80.000 litri di olio combustibile vennero riversati in mare dalla nave, arrecando notevoli danni all'industria della pesca locale. Stavamo andando via da Tarfaya e abbiamo incrociato questo tir. Adesso Sebastiano gli sta dando una mano, gli abbiamo prestato le nostre piastre, la pala si è incastrato, si è insabbiato per bene. Vi starete chiedendo come sia potuto accadere. Semplice. L'autista ha deciso di fare inversione di marcia in una strada statale, senza considerare la portata del mezzo che guida e la consistenza sabbiosa della cunetta. Grazie alla nostra cinghia e le nostre piastre e con l'aiuto di un altro tir è uscito dall'insabbiamento in pochi minuti. Infine, noi ci siamo ritrovati con la cinghia rotta e le piastre completamente curvate, ma felici di aver aiutato qualcuno in difficoltà. Dopo l'accaduto ci siamo rimessi in viaggio verso un'altra attrazione naturalistica, il parco di Khenifis. Il paesaggio è bellissimo, questo fiume maestoso che si riversa sull'Oceano Atlantico, la flora e la fauna immersi in un paesaggio lunare. Passeremo la notte qui e domani ci rimetteremo nuovamente in viaggio. Purtroppo non possiamo esplorare la laguna come vorremmo per via della tempesta di sabbia e le previsioni non sono positive per i prossimi giorni, quindi ci godiamo una tranquilla serata in camper. Oggi faremo una breve tappa al Devil Hole, il buco del diavolo, una particolare conformazione rocciosa. Si rimane sempre affascinati dalle capacità creative di madre natura. L'energia dell'oceano è una forza maestosa che ci costringe a riflettere sulla nostra umiltà di fronte alla sua grandezza. Questo spettacolo naturale ci ispira a trattare il nostro pianeta con rispetto e a sfruttare saggiamente le sue risorse per un futuro più sostenibile. Dopo aver fatto una breve tappa, ci rimettiamo nuovamente in strada verso nord. Questa volta, per accorciare le distanze, prenderemo una pista. Ha deciso che non ha più voglia di guidare, che non è comoda. Non è proprio, perché poi sono bassottina, quindi non ci arrivo benissimo ai pedali, devo stare tutta avanti. Però c'era questo pozzo qua in mezzo e sono curiosa di vedere.
Il paesaggio è incantato. Ci riempiamo gli occhi e l'anima della sua bellezza. Ma ad un certo punto della pista ci troviamo di fronte ad un passaggio complicato. Sappiamo che Cinzia è capace di grandi cose, ma come prima vera esperienza di 4x4 abbiamo preferito cercare un'alternativa. E come dice il detto, chi cerca trova. Abbiamo trovato un collegamento ad una strada più accessibile. Sì, decisamente più accessibile. Per la sequenza delle prossime immagini ho deciso di assemblare i video senza grandi modifiche, così da poter percepire ogni singolo dettaglio di questo passaggio, quasi come se foste lì con noi. Adesso c'è il passaggio sull'acqua, dovrebbe essere bassa. Che c'è gente che si è piantata, che ci sono tutti i teli. Teli. Anche qua magari lo mettiamo. C'è questa salitina qua che Insomma, salitina è dritta. Salitina è veramente una... È scesa acqua da ovunque. È scesa acqua da ovunque. Era così il camion. È scesa acqua da dietro. Sì. Sì. Cioè, un carro armato. Non ha fatto un pa, cioè poteva quasi salire. Più verticale. Non è ancora finita, però mi sa che il peggio è passato. Passato il peggio. Il peggio dovrebbe essere passato. Come c'era la foce del fiume qua, ha creato un bel passaggio, veramente un bel passaggio. Questa era una salita, non so se rende nei video, ma veramente verticale. Cinzia, carro armato. Stavamo dicendo con Sebastiano che con un fuoristrada, cioè sì, c'è sempre da fare 4x4, però è più semplice. Con un camion non lo è. Guarda qua la strada. Diamo una controllata se è tutto a posto.
passaggio. Com'era? Bello. Bello bello. Dai, adesso da qui in poi Sta tranquilla. dovrebbe essere tutto. Siamo venuti in Marocco perché volevamo collaudare la Zinzi. Abbiamo fatto diverse piste, però erano tutte abbastanza semplici. Questa è la Comunque più difficile. anche la Dune Blanche non era niente di così. Invece questa è tranquilla, l'unica cosa è che ha queste difficoltà nel passaggio del Guado, che la strada è un po' disastata. Come il rende l'immagine in salita? L'hai guardata? Stiamo disturbando la loro quiete. Dicono, ma che cosa vogliono questi qua? E lì ci sono i baby dromedari. Che bellini che sono, guarda! Mamma! Aiuto! Passeremo la notte qui su questa pista e domani proseguiremo. È assurdo che siamo praticamente nel bel mezzo del nulla e